Abydos, Egitto. In questo luogo troviamo un complesso di strutture archeologiche noto per la sua antichità e i misteri che lo circondano. Abydos è uno dei siti archeologici più importanti dell'Egitto, considerato un luogo di pellegrinaggio per gli antichi egizi a causa proprio della sua associazione con il dio Osiride. Questo tempio, il tempio di Osirione in particolare, si distingue da ogni altra struttura dell'antico Egitto per vari motivi. Un luogo pieno di fascino e misteri millenari collegati al regno dei morti che ti faranno esplodere il cervello. Sai perché? Perché a differenza di ogni altro tempio egizio, questo, incredibilmente, è costruito sottoterra. Diversamente dalla maggior parte dei templi egizi, il tempio di Osirione è costruito sotto il livello del suolo. Questa caratteristica ha portato molti a speculare sulle sue possibili funzioni cerimoniali o simboliche, in particolare in relazione al mito di morte e rinascita di Osiride. La costruzione del tempio è notevole per l'uso di enormi blocchi di pietra, alcuni dei quali, cari signori, sono tra i più grandi mai utilizzati nell'architettura egizia antica. Non se ne trovano di così grandi in tutto l'Egitto antico. Chiaro? Questo ha sollevato ovviamente interrogativi su come gli egizi antichi abbiano potuto trasportare e assemblare soprattutto tali massi, voglio dire, decine di tonnellate, ok? Il tempio è esattamente legato alla mitologia di Osiride, essendo Abydos il luogo dove, secondo la mitologia, fu sepolto uno dei pezzi del dio Osiride dopo che il suo corpo fu smembrato dal fratello Set. Questo collegamento ha reso il sito un importante centro di culto per Osiride, rendendolo uno dei più misteriosi di tutto l'Egitto antico. Si crede che il layout e le decorazioni del tempio siano state progettate per riflettere la mitologia di Osiride, creando a tutti gli effetti un centro di culto che raffigurasse la morte e la rinascita di un dio. Questo ha fatto del tempio di Osirione un luogo di grande significato religioso e spirituale. All'interno del tempio si trova il pilastro Jed, che rappresenta la stabilità e la durevolezza. Sarebbe la rappresentazione della spina dorsale del dio Osiride. Il pilastro Jed era un importante simbolo religioso e magico nell'antico Egitto, spesso associato alla resurrezione e alla vita eterna. A tutti gli effetti un simbolo esoterico dell'antica cultura egizia che ci riporta a significati sconosciuti e mai compresi. Pensate che esiste una forma neolitica di questo simbolo e non sappiamo praticamente niente. Era rappresentato come una sorta di feticcio o di amuleto. Sappiamo che esisteva anche in epoca neolitica e che seguentemente gli egizi lo adattarono alla propria cultura. Il motivo per cui ne sto parlando? Ebbene, ci sono molte controversie per quanto riguarda la possibilità del tempio di Osirione, e alcune suggeriscono che il tempio possa essere un residuo di una civiltà molto più antica e avanzata, persino preistorica, data proprio la sua costruzione insolita e la sua somiglianza con strutture architettoniche molto più antiche. E in effetti, parliamoci chiaro, ha caratteristiche che somigliano notevolmente ai templi neolitici e si ipotizza che gli antichi egizi lo abbiano semplicemente riammodernizzato e gli abbiano dato significati esoterici associati alla loro cultura. Ma, ehi, questo non vuol dire che lo abbiano costruito loro, chiaro? Anche perché sulla fredda roccia l'esame al carbonio non si può fare e quindi le datazioni avvengono per deduzioni storiche. Ma questo basta? Per quanto ne possiamo sapere, anche le piramidi e il complesso della Sfinge sono più antiche della civiltà egizia stessa. Avete mai pensato alla possibilità che determinati templi siano già stati trovati lì e magari ammodernizzati dalle suddette civiltà? È forse il caso del tempio di Osirione che presenta caratteristiche neolitiche? Se sì, quanto è antico? Mi raccomando, se questo video ti sta piacendo, se questa tipologia di video ti piacciono, prenditi 8 secondi neanche per lasciare un like a questo video e fammi capire che volete la seconda parte. Anche se non è un tempio nel senso tradizionale del termine, Stonehenge è circondato dal mistero, principalmente per le sue origini sconosciute e la sua funzione, nel senso è lì, no? A che cosa serviva? Se lo chiedono in molti da tanto tempo. Si specula da decenni su cosa potrebbe essere. Alcuni pensano che si tratti di un tempio solare,
altri riflettono sulla possibilità che si tratti di un luogo di guarigione o addirittura un cimitero, ma in realtà di certezze non ce ne sono. L'unica certezza che abbiamo è che questo luogo è molto, davvero molto antico. Parliamo di uno dei più famosi siti preistorici del mondo. Sembra quasi scontato parlarne, ma non lo è. Situato nella contea inglese di Wiltshire, Stonehenge è composto da un insieme di strutture megalitiche disposte a cerchio, le cui origini risalgono a circa 5.000 anni fa, durante il Neolitico. La sua costruzione è avvenuta in più fasi, iniziando con un semplice terrapieno e fossato circolare, per poi evolversi nell'imponente configurazione leggendaria di pietre che conosciamo oggi. Le pietre più grandi, note come sarsen, sono alte fino a 9 metri e pesano circa 25 tonnellate. Dico 25 tonnellate. Come siano state estratte, trasportate e impilate, questo rimane un mistero e nonostante le numerose ricerche, nessuno è riuscito a comprenderne il reale scopo. Stonehenge è anche noto per il suo allineamento astronomico, in particolare durante il solstizio d'estate, quando il sole sorge in perfetto allineamento con l'asse del monumento, attirando migliaia di visitatori ogni anno. La domanda sorge spontanea: come potevano 5.000 anni fa nel Neolitico le persone costruire monumenti solari così precisi allineati con il sorgere o il tramontare del sole, con i solstizi? Parliamo forse dell'ennesima testimonianza architettonica di una conoscenza perduta che abbraccia astronomia e antichità? Ci sono delle incertezze non indifferenti per quanto riguarda questo sito e più scopriamo cose e più ci rendiamo conto che qualcosa non quadra. Le pietre di Stonehenge provengono dalle colline di Preseli, nel Galles, a circa 200 km di distanza, che ora vi sembrano pochi, 5.000 anni fa erano distanze molto proibitive. Gli studiosi sono ancora turbati da questo. Chiaro, voglio dire, come sono state trasportate? Siamo nel Neolitico, sveglia. Come sono state erette le pietre? Le tecniche esatte utilizzate per sollevare le pietre sarsen, che possono pesare fino a 25 tonnellate, e per posizionare le pietre di copertura, rimangono sconosciute. A tutti gli effetti, tecniche architettoniche e ingegneristiche sconosciute che, in qualche modo, permettevano agli antichi esseri umani nel Neolitico di sovrapporre pietre da 25 tonnellate l'una, e ritroviamo strutture simili anche in Sardegna. Tenetevi conto il fatto che un auto articolato pesa circa 10-15 tonnellate, chiaro? Un tempio solare o un calendario astronomico? Molte teorie suggeriscono che Stonehenge potrebbe essere stato un antico calendario astronomico utilizzato per segnare i solstizi e gli equinozi. L'allineamento della pietra del solstizio al sorgere del sole durante il solstizio d'estate supporta questa teoria, ma il ritrovamento di alcuni resti umani con evidenti malattie nell'area supportano anche l'idea che nel corso del tempio possa essersi trasformato in un luogo di guarigione. E chissà cos'altro, e magari nessuna delle due teorie è sbagliata, no? Scavi recenti inoltre hanno rivelato che l'area intorno a Stonehenge potrebbe essere stata un vasto cimitero neolitico, suggerendo che il sito avesse una forte connotazione con la commemorazione dei morti. Ci sono ancora dei misteri irrisolti per quanto riguarda la disposizione e il significato delle pietre. Nonostante le numerose teorie, il significato esatto della disposizione specifica delle pietre e dei vari cerchi concentrici interni rimane un mistero. L'influenza culturale e la portata del sito, la mancanza di documenti scritti dell'epoca neolitica lascia molti interrogativi su chi abbia costruito Stonehenge, perché e come questa struttura influenzasse la vita e la cultura delle popolazioni circostanti. E anche se la ricerca archeologica continua a far luce su alcuni aspetti di Stonehenge, sembra probabile, cari amici, che molti dei suoi misteri rimangano irrisolti per sempre, continuando a catturare l'immaginazione di studiosi, psicopatici mascherati, scrittori e turisti da tutto il mondo. Teotihuacan, situata a circa 40 km a nord-est della città del Messico, è una delle più grandi e misteriose città-tempio antiche del mondo.
fondata intorno al 400 a.C., raggiunse il suo apice fra il I e il VII secolo d.C., diventando uno dei più grandi centri urbani delle Americhe antiche, con una popolazione stimata fra i 100.000 e i 200.000 abitanti. Nonostante la sua importanza, molti aspetti di Teotihuacan rimangono avvolti nel mistero. Non è chiaro, non si sa assolutamente chi abbia fondato Teotihuacan. Al momento della sua massima espansione la città era il centro di un vasto impero commerciale e politico, ma non ci sono registrazioni scritte che indichino chi fossero i suoi costruttori o la lingua che parlavano. Ancora una volta abbiamo prove storiche correlate all'espansione avvenuta nel 400 a.C., ma non sappiamo né chi l'ha fondata, né quando, né che lingua parlavano, non sappiamo di che cultura si tratta, come erano fatti, chi pregassero o le intenzioni archeo-astronomiche di queste persone. Teotihuacan iniziò a declinare intorno all'8 secolo d.C. e la causa della sua caduta rimane sconosciuta. Alcune teorie suggeriscono che conflitti interni, cambiamenti climatici drastici, oppressioni esterne possano aver giocato un ruolo fondamentale nel declino, ma nessuno sa che fine abbiano fatto i suoi abitanti. La città era incredibilmente ben pianificata, con strade che si estendevano in modo reticolare da due grandi assi, l'Avenida de los Muertos e l'asse est-ovest. Questa pianificazione urbana indica, signori, un altissimo livello di organizzazione sociale e politica, troppo avanzata per epoche così remote. Ci sono due grandi piramidi che dominano l'antichissima città, la piramide del Sole e della Luna, e il loro scopo esatto e il significato religioso rimangono poco chiari. Pensate, signori, che la piramide del Sole è una delle più grandi strutture di questo tipo in Mesoamerica. Sono state ritrovate misteriose sepolture e pratiche religiose e sociali del tutto sconosciute. Le tombe e i rituali funerari di Teotihuacan includono offerte ricche e complesse, sacrifici in onore di divinità del tutto sconosciute, e ci sono davvero pochissime informazioni sulle pratiche religiose e sulle credenze della città. Come se non bastasse, a differenza di altre culture mesoamericane, non ci sono prove che Teotihuacan fosse governata da un re o da un singolo sovrano, e questo, cari amici, suggerisce una possibile forma unica di governo o di controllo sociale, innovativo, unico e del tutto pionieristico a livello mondiale per l'epoca. L'arte di Teotihuacan, comprese le pitture murali, presenta un complesso simbolismo religioso e mitologico, e gli studiosi stanno ancora cercando di decifrare. Le rappresentazioni di divinità, animali sacri e scene rituali suggeriscono una profondissima spiritualità e una visione del mondo unica che non abbiamo mai ritrovato da nessuna parte, e non sappiamo letteralmente che alieni venerassero. La ricerca continua a svelare i segreti di Teotihuacan, ma molti dei suoi misteri rimangono senza risposta, soprattutto per quanto riguarda l'avanzamento tecnologico e sociale delle persone che si occuparono dell'espansione, mantenendo la città antica come uno dei siti archeologici più affascinanti e studiati del Messico. Il tempio di Padmanabhaswamy, nello stato indiano del Kerala, è noto per essere uno dei centri di culto più ricchi al mondo e avvolto dal mistero. Questo antico tempio dedicato a Vishnu è al centro di leggende, fede religiosa, rettiliani e incredibili scoperte di tesori che lo hanno reso un soggetto di grande fascino e speculazione. Una meta letteralmente alla Indiana Jones, signori. Nel 2011, su ordine della Corte Suprema dell'India, alcune delle camere segrete del tempio furono aperte, rivelando un tesoro stimato in miliardi di dollari. Questo tesoro includeva oro, diamanti, antiche statuette d'oro, gioielli e altri oggetti preziosi accumulati per secoli, come donazioni al tempio. Tra le varie camere del tesoro ce n'era una che, secondo le antiche scritture vediche, non avrebbero dovuto mai aprire. Parliamo di quella che gli archeologi hanno ribattezzato come Camera B, che ha attirato particolare attenzione e speculazioni. A differenza delle altre camere, l'apertura di questa, della Camera B, è stata oggetto di grandi dibattiti legali e religiosi.
Si credeva che aprire la camera avrebbe portato a disastri divini e ad alcune sciagure, e per i tradizionalisti religiosi questo fu un presagio. Molti credono che il tempio e i suoi tesori siano protetti da potenti maledizioni divine, destinate a colpire coloro che tentarono di profanare i sacri contenuti. Questa credenza è rafforzata dalla cautela, eccessiva forse, con cui i fedeli e gli amministratori del tempio gestiscono l'accesso alle camere del tesoro. Diciamo che la cosa è davvero molto sentita, un tempio protetto da grandissime maledizioni. Si narra che il tesoro nascosto nel tempio in un passato remoto sia stato protetto direttamente dai Naga. Ci vorrò davvero fare un video su queste figure mitologiche perché ci sono infinite similitudini con l'ufologia. I Naga sarebbero entità semidivine che secondo la mitologia indiana sono esistite davvero, simili a rettiloidi che sono considerati custodi dei tesori sotterranei, secondo le tradizioni indù. Oltre ai suoi tesori materiali, il tempio di Padmanabhaswami è un importante centro di culto per l'induismo. La divinità principale del tempio, Vishnu, è raffigurata nella forma chiamata Anantashayanam, che lo mostra disteso proprio su Ananta, che sarebbe il serpente dell'eternità, indicando il suo ruolo come preservatore dell'universo nel pantheon indù. Il tempio è storicamente associato alla famiglia reale dei Travancore. I membri della famiglia reale si consideravano infatti servitori del dio Vishnu e hanno gestito il tempio e i suoi tesori seguendo strette tradizioni religiose per secoli, collaborando, secondo la mitologia, con i Naga, al pari degli antichi re sumeri che collaborarono con gli Apkallu, esseri semidivini venuti dal mare. Ecco, ci sono analogie di questo tipo in giro per il mondo ovunque. In questo caso la famiglia reale indiana di Travancore collaborava con i Naga, secondo le antiche scritture, per gestire il tempio e le sue immense ricchezze. Quanto è stato saggio trafugarle? Parliamo di un ritrovamento che si calcola in miliardi di dollari, non milioni, miliardi. L'enorme valore, signori, dei tesori scoperti e trafugati ha portato a complesse dispute legali riguardanti la proprietà, la gestione del tempio e la sicurezza del tesoro. La Corte Suprema dell'India è stata coinvolta nella supervisione della gestione del tempio e delle decisioni relative alla sicurezza e all'inventario dei tesori. E sapete chi ha voluto metterci le mani? Gli Stati Uniti. E infatti si parla di una commissione governativa segreta arrivata in India direttamente da Washington che avrebbe esercitato pressioni sul governo indiano per accaparrarsi parte del tesoro. Cosa nasconde questo tempio? E anzi, di cosa parla la sua storia? Per oggi, cari signori, è tutto. Ci sono altre decine di migliaia di posti di questo tipo sul pianeta Terra, non migliaia, decine di migliaia, di cui mi piacerebbe tanto parlarvi, quindi se questi video ti appassionano e ti intrattengono positivamente, fammelo capire con un like e lascia un commento se vuoi la seconda parte. Fammi capire con un like e con un commento che volete la seconda parte. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu.